Il libro è suddiviso in due parti, fondamentalmente, una parte dedicata solamente al cappuccino italiano nello stile della tradizione italiana, l'altra parte al cappuccino artistico, quindi alla latte art, al caffè latte, in tutte le varianti artistiche di questo prodotto. La prima sezione fondamentalmente sono 4 capitoli. Il primo capitolo è un'introduzione rapida ma fondamentale degli elementi base che vanno a fare il cappuccino, quindi parliamo chiaramente dell'acqua, parliamo del tipo di tostatura dedicata e in maniera specifica alle blend, alle miscele per il cappuccino. Passiamo poi immancabilmente sull'espresso e quindi si parla delle caratteristiche dell'espresso classico, come va fatto in maniera eccellente, e riportiamo appunto alla formula tradizionale delle M dell'espresso, che sia miscela, macchina, macinino, la mano dell'operatore fino ad arrivare alla manutenzione. Noi ne abbiamo aggiunta poi un'altra. Collegandoci a questo ritenevamo di crearne una nuova formula anche per il latte, per il cappuccino, e quindi, come vediamo, le 5L ci sembrava utile sintetizzare tanti argomenti, tanti piccoli particolari con una formula. Come per l'espresso abbiamo le M, per il cappuccino volevamo mettere le L, e quindi andiamo a parlare di latte. L di latte la prima, chiaramente la materia prima che deve essere alta qualità, ma in questo caso andiamo a parlare di che tipo di latte mettere, quale sia il migliore per il cappuccino italiano e quale non mettere assolutamente, e tanti altri particolari riguardo questo tipo di materia. La seconda L, lattiera, piccolo strumento, tante volte poco considerato, ma anche qui abbiamo tanti piccoli accorgimenti, il tipo di beccuccio, il tipo di ergonomia, i materiali. Con la stessa chiave vediamo anche la lancia, la L di lancia a vapore, che è un focus specifico sulla macchina da caffè, ma anche qui con lo stesso metodo abbiamo lunghezze differenti, materiali, il tipo di ugello, fori, tanti piccoli particolari che per gli operatori, per i baristi, mettendo insieme questi piccoli accorgimenti, sono i piccoli accorgimenti che danno poi alla fine la differenza. Continuando velocemente, non poteva mancare la lavorazione, e quindi si va a fare un approfondimento sul processo di lavorazione del latte, le amalgame, l'ossigenazione, tanti particolari che molte volte anche qui non vengono considerati a pieno, e lo andiamo ad approfondire con tanti dettagli, approfondimenti che possono essere utili sia all'operatore professionista che all'amante che si avvicina per la prima volta. E terminiamo con la L di latte art. E questo è già il secondo capitolo, molto brevemente, in una sintesi molto rapida. Terzo capitolo tratta della degustazione del cappuccino. Ci sono tantissimi libri che trattano dell'assaggio del caffè, ma sempre viene visto sotto forma di o infusione o per l'espresso. Qui abbiamo voluto mettere un focus appunto sul cappuccino, come va degustato. Oltretutto in questo particolare capitolo abbiamo l'apporto, come anche in altri, di molti esperti, professionisti, assaggiatori, che già leggendo la descrizione di questi cappuccini fatti con una base di espresso monorigine gourmet, già vi è voglia di assaggiarli, perché sono veramente particolari nelle descrizioni, molto accattivanti. E quindi abbiamo una panoramica di cappuccini fatti in espresso monorigine gourmet da tutte le parti del mondo, e questa è la prima volta che viene affrontato questo tipo di argomento. Chiudiamo poi alla fine un altro capitolo che parliamo del mondo del cappuccino. In questo mondo del cappuccino c'è una miscellanea di argomenti che possono essere interessanti appunto per i formatori, baristi e torrefattori, quindi come viene richiesto da parte dei clienti, dei consumatori. Non solo nell'espresso abbiamo 1000 varianti, ma anche per il cappuccino lo richiedono, è doppio, è con schiuma, senza schiuma, caldissimo, tiepido, insomma chi più ne ha più ne metta. Diamo consigli in questo capitolo su argomenti che possono essere cappuccini alternativi che vengono proposti ai clienti, non solamente con latte vaccino, ma pensando anche, oggigiorno abbiamo tante intolleranze dei consumatori, e quindi viene presentato cappuccini sotto forma di alla soia, al riso, all'avena, al latte di mandorla,
quindi altre possibilità di proposta ai consumatori, fino ad arrivare persino a sostituzione del nostro amato espresso con del tè matcha, che è questa polvere verde particolare che crea un effetto in tazza estremamente. C'è questa scenografia di avere un cappuccino magari sotto forma di latte art bianco e verde. Io l'ho provato, è molto gustoso, interessante come alternativa al nostro cappuccino classico. E questa è la prima parte affrontata, dove ci sono tantissimi argomenti particolari, sono all'incirca 250 pagine dedicate alla tradizione del cappuccino italiano. Oltretutto volevamo, grazie all'intervento di tanti esperti, i nostri amici, identificare dei parametri del cappuccino classico, guardando la nostra penisola, perché poi alla fine ognuno lo prepara in maniera differente, e per questo abbiamo voluto approfondire anche questo argomento. L'altra sezione del libro sono un'altra parte corposa di 250 pagine, quindi un totale di oltre 500, dedicata appunto alla latte art, a questi cappuccini artistici, dove li andiamo ad affrontare grazie all'intervento del nostro amico Andrea Lattuada, che è un maestro nella preparazione del latte art, e anche altri maestri della latte art. Siamo andati a proporre per i formatori ben 111 ricette della latte art fatte in tutte le varianti. Anche per i torrefattori può essere una cosa interessante da proporre, da utilizzare come strumento per sempre la promozione del cappuccino, quindi anche l'occhio, anche l'estetica vuole la sua parte nella preparazione di questo prodotto. E qui abbiamo fatto questa ricerca nel panorama internazionale di quali sono le ricette che vengono più preposte sia in America, nell'ambito anglosassone, che in Asia, e le abbiamo accorpate tutte. Dopo, grazie alla creatività anche di Andrea Lattuada, ne abbiamo sviluppate molte altre per dare più scelta, per dare più opportunità, per dare spunti nuovi a questo prodotto. Spero tanto che possa essere utile, questo è il nostro intento, divulgare quindi la conoscenza per quanto si può riguardo l'espresso e il cappuccino italiano in questo particolare, e spero possa essere utile, possa piacere a tutti i consumatori e clienti. Io vi ringrazio ancora una volta per la vostra presenza e direi buon cappuccino a tutti, insomma.